Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Oggi è la seconda puntata della miniserie di Coach Review che avevamo iniziato in quest'altro video qua. Se non l'hai visto ti consiglio di andare a vederlo perché è sicuramente un video molto interessante e abbiamo ricevuto dei commenti positivi, quindi immagino che possa piacere anche a te. Se invece l'hai già visto sai cosa ti aspetta e sai anche che vedrai Fabrizio commentare la mia attività di ricerca di bug su un sito. Ora, l'ultima volta Fabrizio ha detto per lo più commenti positivi, speriamo che anche questa volta vada così. Io vi confesso che ancora non ho idea di cosa Fabrizio dirà, ma in ogni caso direi passiamogli la parola e vediamo cosa ha da dire o da ridire sulla mia attività di bug hunter. Ciao Triber, ed eccoci tornati ad un nuovo appuntamento di Triber's Life. Abbiamo visto già nel primo episodio, che potete trovare qui sopra, quali sono stati i bug o comunque l'approccio che lui ha avuto durante la navigazione sul website. Riprendiamo la sua esperienza e andiamo a vedere l'approccio che magari è anche più conveniente avere durante un test esplorativo come quello che sta facendo Carlo. Ok, proviamo a continuare con la ricerca di bug. Visto che vogliamo comunque cercare di rimanere, o meglio, per questo video vorrei cercare di rimanere nell'home page e non andare a vedere le altre sezioni. Sono sicuro che nelle altre sezioni ti è anche forse più probabile addirittura trovare bug e bug di valore, perché comunque l'home page è un po' il biglietto da visita, quindi in un certo senso è sempre un po' la cosa più curata, no? Quindi sicuramente se vado per esempio nella sezione help o coach potrebbe essere che trovi dei bug di qualche tipo un pochino più importanti. Però proviamo a rimanere nell'home page e facciamo un classico test di ricerca per controllare se tutti i link funzionano. Abbiamo già cliccato fondamentalmente quelli sopra, proviamo a vedere un pochino se tutto qua funziona oppure se c'è qualcosa che non torna. Cos'è UBSQ4? Proviamo a cliccarci sopra. Ok, vabbè, private client non ci interessa più. Bene, questo è un comportamento che spesso viene segnalato come bug, semplicemente perché la cookie policy magari è stata già accettata in home page nel momento in cui si è visitato per la prima volta il sito, e in questo caso Carlo, aprendo un link presente nella pagina, è stato riportato su una nuova pagina dove gli viene nuovamente chiesto la sua scelta sulle cookie policy. Questo è capitato perché c'è stato un cambio di dominio. Il website sul quale ci trovavamo è k4.ch. Se fossimo rimasti su quel dominio, a quel punto avreste correttamente dovuto segnalare un bug. In questo caso abbiamo cambiato dominio. È normale che andando su un nuovo dominio, magari non precedentemente visitato, vengano mostrate le cookie policy. Più avanti vedrete che il pop-up della cookie policy viene nuovamente mostrato, ma fate attenzione perché non è un bug, ma Carlo ha proprio aperto la sezione delle privacy policy e quindi si è giustamente aperto il pop-up per la scelta delle preferenze sui cookie. Immagino che questi funzionano, se no non li avrebbero proprio messi qua. E a questo punto possiamo andare a sbizzarrirci con tutti i link che ci sono nel footer. Di solito nel footer si trova sempre qualcosa di interessante, quindi proviamo a aprirli tutti e vedere se ogni cosa funziona. Per ora mi sembra tutto abbastanza ok. Ovviamente, diciamo, bug trovati in questa sezione aprendo i link. Se il link non funziona mi porta un 404, di norma è high, però non sempre è un bug di valore. Cioè chiaramente se vado a selezionare che la pagina What is UBS Key for Mortgages non si apre, ma qui sopra c'è il tasto che in realtà funziona, non è così importante. Quindi magari per esempio questi li balziamo, visto che comunque sono tutte cose che erano già presenti in home page con altri tasti. Proviamo a vedere per esempio invece contact. Ah no, vabbè, ci riporta sempre la stessa pagina che abbiamo visto prima. Vediamo i social. I link ai social per esempio sono più importanti di magari per esempio questi link qua, almeno secondo me. Fabri, ovviamente tu correggimi se sto dicendo cavolate, perché banalmente non si trovano link ai social sopra, mentre invece link a queste cose qua ci sono sopra. Fermiamoci un attimo in questo punto, perché l'affermazione che ha fatto Carlo non è sbagliata. Nel footer o nel menu tendenzialmente nei website i link si replicano e quindi tendenzialmente se non dovesse funzionare in un punto e magari dovesse funzionare correttamente nell'altro, ovviamente il bug c'è, ma può avere una rilevanza inferiore, dipende sempre in quale menu. Tornando al discorso invece dei social, i social sono una parte che è sempre presente nei website. Ovviamente è importante che il redirect sulla piattaforma funzioni correttamente. Andiamolo intanto a vedere con Carlo. Proviamo per esempio, sto partendo da YouTube, visto che questo sarà un video che ci sarà su YouTube. Ok, YouTube funziona, su LinkedIn, anche LinkedIn, tutto ok. Controlliamo Twitter e Facebook.
ok, attenzione, Twitter non funziona. Fondamentalmente questo account non esiste, quindi proprio o hanno sbagliato a inserire l'handle, oppure magari hanno cancellato l'account per qualche motivo. Giusto per controllare, vediamo se Facebook funziona. Attenzione, anche qua questo contenuto non è al momento disponibile. O ha condiviso con un gruppo ristretto, o l'ha modificato o l'ha eliminato. Qua è più difficile capire cosa sia andato storto, onestamente, rispetto a con Twitter. Comunque c'è qualcosa che non va, non va bene. Bene, quello che posso dirvi è che l'approccio che sta avendo Carlo è quello che è il più consigliato, perché in effetti poi si va a far questo durante il test esplorativo, nel caso di quello che sta facendo Carlo, o in una qualsiasi campagna remunerata. Se riprendiamo i due bug che Carlo ha notato, in effetti che cosa è successo? Sia per Facebook che per Twitter, il redirect ha trasportato sulle piattaforme social il nome del website UBS K4, che probabilmente non esiste come account, e quindi è corretto segnalarlo come bug. Quello che probabilmente è successo è che i profili Facebook e Twitter non sono di K4 ma sono di UBS. Se volete essere un po' più completi durante la compilazione del bug form, aggiungete anche che appunto esiste quello di UBS, e quindi probabilmente l'errore è proprio lì. Quindi anche qui io andrei probabilmente a segnalare un bug. Quindi ancora una volta siamo sempre in home page, ovviamente, quindi home page tra le parentesi qua per indicare la sezione, e poi possiamo andare a dire link ai social Facebook e X, non più Twitter, non funzionanti. Ok, anche qui il tipo di bug questa volta ovviamente un malfunction, e la bug severity questa volta è high. Anche qui non sono aree importantissime per la vendita del prodotto di questo sito al cliente, ma chiaramente non sono link che posso raggiungere in nessun'altra parte del sito. Quindi o viene tolto questa icona, oppure ovviamente qui c'è proprio qualcosa che non va. Replicability always, ovviamente aprire il sito, scorrere fino al footer, cliccare su icona di X o Facebook. A questo punto il risultato aspettato, perfetto. Così andiamo effettivamente, diciamo, a descrivere quello che abbiamo trovato. Social corrispondente si apre, ma il contenuto sembra essere stato eliminato o non accessibile. E ovviamente l'espected result invece che il social si apra e sia nella pagina corretta, perché se si apre e basta non va bene. Bene, anche la compilazione del bug form è stata fatta correttamente, perché il bug è lo stesso. Che si presenti su Facebook o che si presenti su Twitter o fosse stato presente anche su LinkedIn e su YouTube, il bug è il medesimo, non si apre il social corrispondente al click fatto. La categorizzazione è anche giusta, quindi un high malfunction, e la compilazione del bug form che ha fatto Carlo, devo dire che è perfetta. Come ultima cosa, deviamo un pochino dal tema di questo video, che era stato rimanere un po' qua nell'home page, e proviamo ad andare a vedere un pochino nei calculators se possiamo provare a romperli. Per esempio, proviamo ad andare nel property assessment, che è una cosa che avevamo già visto. Per esempio, potrei dire che la proprietà è stata costruita nell'anno 2025 e mi fa andare avanti. Ok, perfetto, già questo è sicuramente un qualche tipo di bug, o meglio, oddio, in realtà ci sto ripensando, perché potrebbe essere, stiamo valutando una proprietà che sta per essere costruita, una cosa del genere, però vabbè, proviamo a mettere 2-3.000. Ok, ci dovrebbe essere sicuramente un qualche tipo di controllo lì che evidentemente non c'è. Ovviamente questo è un comportamento un po' borderline, un utente normale non lo farebbe, però comunque ha senso indicare il fatto che magari lì può aver senso mettere un controllo. Proviamo ad andare avanti, mettiamo come numero di stanze per esempio 0, vediamo se me lo fa mettere. No, perfetto, qua c'è già una sorta di controllino, infatti posso andare da 1 a 9. C'è anche dei controlli, vedo, sui metri quadri, una cosa buona, e poi vabbè, insomma, dovrei avere cioè inserire i contatti per avere il risultato. Anche in questo caso abbiamo sempre detto che durante il test o esplorativo di una campagna remunerata bisogna sempre simulare il comportamento dell'utente reale, ma è anche vero che fare dei test per capire se sono presenti dei controlli di coerenza sui dati messi dall'utente reale è molto importante. Nel caso simulato da Carlo, ovviamente ha messo una data apparentemente assurda, mentre il 2025 potrebbe rientrare nel ragionamento che faceva Carlo, ovvero magari io sto andando a chiedere un mutuo per una casa che ho comprato su carta e quindi sarà costruita fra 2 anni, allora ci potrebbe essere un senso. Nel momento in cui invece andiamo a mettere 3.000 e il form va avanti, bene, lì stiamo parlando di un bug. Ovviamente non è un bug grave, è un bug low o medium, dipende da come poi si evolve compilando il form, perché Carlo non ha completato la compilazione del form, ma magari compilando il form ci sarebbe potuto essere anche la segnalazione di guarda che mi hai dato una data strana. Quindi vedete sempre il comportamento nel complesso, e le domande che si è posto Carlo sono perfette, sono corrette per capire se quello che uno sta facendo e non gli ritorna come secondo
lui o come normalmente dovrebbe tornare sono un bug o meno. Quindi quello che posso dire come ulteriore consiglio è soltanto arrivare possibilmente alla fine del processo. Se non viene segnalato come errore, segnalatelo come bug. Bene, io interromperei qui perché il video è bello lungo e Caro si è dimostrato un valido tester e vi darei appuntamento al terzo e ultimo appuntamento della review dell'esperienza da tester di Carlo. Alla prossima puntata. Ok, grazie mille Fabrizio per i tuoi giudizi e commenti e suggerimenti sulla mia attività di bug hunter. Io ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto, ma soprattutto lasciatemi dei commenti in maniera tale da capire che cosa migliorare, che cosa ne pensate, cosa vi è servito, cosa no, così che volta per volta i contenuti migliorino. Per il resto direi che il video si può concludere qua. Il terzo episodio di questa coach review sicuramente uscirà prima o poi sul canale, quindi se volete iscrivetevi, mentre invece noi ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.